Ciao e benvenuto al mio nuovo video. Oggi ti parlo di cosa serve per diventare un contabile. Quindi, cosa serve effettivamente per diventare un bravo contabile? Molte persone negli ultimi anni hanno deciso di entrare effettivamente nel business o nel mondo degli affari della contabilità, aprendo un proprio ufficio, un proprio studio, soprattutto perché è un lavoro che si può fare tranquillamente da casa. Effettivamente è sicuro che puoi fare molti più affari lavorando in maniera autonoma anziché lavorare come dipendente presso un altro ufficio, un altro studio. Ad ogni modo, non è qualcosa che si può fare solo perché sei un contabile. Infatti, all'inizio c'è bisogno di una buona formazione. Poi bisogna comprendere bene le basi della contabilità ed avere anche le basi delle regole fiscali, così da poter servire correttamente i clienti. Devi capire effettivamente che soprattutto la contabilità non è qualcosa di così facile da poter fare senza avere nessuna esperienza, perché la contabilità può effettivamente trasformarsi in qualcosa di veramente difficile da gestire. La contabilità di per sé non è così poi complicata, ma capita alle volte di trovarsi di fronte a dei clienti che hanno dei registri contabili così incasinati che riuscire a metterci le mani dentro per poterci lavorare potrebbe trasformarsi in un vero inferno. Ci sono svariate forme di contabilità, da quelle più semplici, come per esempio i forfettari, se vogliamo chiamarla contabilità, a quelle più complicate come quelle delle società di capitali. Questo è solo per farti un esempio. Se vuoi diventare un bravo contabile, oltre a saper gestire la contabilità, devi essere abbastanza bravo anche da poter rimettere in ordine i registri fiscali e contabili in tempi abbastanza rapidi. Ti faccio un esempio. Immagina di essere un chirurgo e a un certo punto ti trovi davanti a un paziente che non hai mai visto prima e devi operare immediatamente. Ebbene, se non hai esperienza, potrebbe diventare pericoloso per il cliente o per il paziente in quel caso. La stessa cosa è la contabilità. Devi investire molto tempo nella tua formazione, quindi la tua esperienza può arrivare o dalla scuola che hai frequentato oppure da dei corsi di formazione. La formazione è un buon modo per imparare il lavoro, ma il meglio arriva quando fai una pratica presso un altro studio contabile, dove hai modo di vedere direttamente sul campo tutti i casi pratici ogni singolo giorno. Quindi il mio consiglio è proprio quello di fare pratica presso altri studi. Un altro consiglio che ti posso dare è quello di imparare a usare la tecnologia. Infatti, nel mondo della contabilità non basta saper usare il cellulare per Facebook o per andare su Instagram, devi imparare a capire la tecnologia contabile con il quale lavorerai. Cerco di spiegarti meglio. Se decidi di usare un programma di contabilità, devi anche capire se vorrai usare la versione per i dichiarativi oppure se per le dichiarazioni userai un altro programma. Esistono in commercio diverse versioni di programmi, diversi software e tu dovrai scegliere quella che ti piace di più. È un po' come imparare a guidare una macchina. Con i programmi di contabilità è più o meno la stessa cosa. Bisogna in pratica andare a scuola per imparare ad usarli. Quando finalmente aprirai la tua attività di contabilità,
devi ricordarti che sarà un'attività reale, un'attività vera. Questo vuol dire che se non hai esperienza nella gestione della contabilità e quindi nella gestione anche di un'azienda, dovrai imparare anche questo, perché il primo a cui dovrai poi dare dei consigli su come gestire un'attività sei proprio tu. Quindi, in pratica, dovrai anche decidere quale tipo di regime fiscale vorrai utilizzare, se come ditta individuale, come libero professionista oppure come società, ovviamente insieme ad altre persone. Questo vuol dire che dovrai fare un piano di lavoro iniziale e poi dovrai decidere se vorrai essere un contabile che lavora da solo oppure se vorrai assumere dei dipendenti oppure lavorare con dei collaboratori esterni. Tutte queste informazioni che ti ho dato dovrai pensarle prima di iniziare la tua nuova attività da contabile. Solo perché sembra facile entrare nel mondo della contabilità, devi tenere presente che questa idea può trasformarsi in un vero problema. Inoltre devi considerare il ruolo del contabile. Il ruolo del contabile è un ruolo molto importante nel mondo degli affari e non è una cosa che si può prendere alla leggera, perché avrai a che fare con le finanze ed anche con degli imprenditori. Poi ovviamente avrai a che fare con le tasse della gente, dei tuoi clienti e molte volte ti accorgerai che prendere delle buone decisioni non sarà effettivamente un'impresa così facile come sembra. Tutte le decisioni finanziarie solitamente escono fuori dai dati finanziari della contabilità e se tu sei il contabile di un'azienda avrai sicuramente un sacco di controllo su quei dati e lavorerai con gli imprenditori e le loro decisioni economiche. E ti assicuro che non è una cosa così facile e non si impara in un giorno solo, ma ci vogliono anni di esperienza. Un bravo contabile deve assicurarsi di tenere sempre aggiornati i libri contabili delle aziende, che poi ovviamente dovranno essere consegnati ai clienti tempestivamente. Credo che questi miei consigli ti aiuteranno ad avere successo e a diventare un bravo contabile. Grazie per avermi guardato e ti ricordo di iscriverti qui su YouTube al mio canale e di attivare la campanellina e di seguirmi anche su Instagram, così sarai sempre aggiornato su tutte le prossime novità che riguardano la tua attività da imprenditore o da libero professionista. Ti aspetto! Ciao!